forse sarebbe anche l'ora di parlare un po' di Pasalic, di quanto sia importante Pasalic. Sì, per l'Atalanta nello specifico, ma non solo, perché quando parliamo dei nostri giocatori in Serie A o nell'Atalanta stesso, no? Vi arrivo a dire nell'Atalanta stesso, Ederson, si è parlato tanto di Luke, ma lasciate stare il caso recente di Luke, no? L'importante, il giocatore, il valore, le qualità. Eh, carne secca importa. In passato si è discusso tanto di gente come Cup Miners, ma giustamente. Però Pasalic è come se finisse sempre un po' dietro a tutti quanti, ma ragazzi è una roba invece che andrebbe messa subito in vetrina, immediatamente. 61 gol, l'ho appena detto, sentivo io quasi non credevo, 61 gol con la maglia dell'Atalanta. Ragazzi, sono numeri incredibili, ma al netto dei gol, proprio l'utilità del giocatore in campo, la capacità anche di essere decisivo, impattante. Oggi praticamente ribalta una partita che se la porta a casa perché non è finita, ragazzi. Mancano 4 minuti, lo sto guardando insieme a voi. Se la porta a casa, questa è importantissima per il momento, per quindi anche il proseguo della stagione, per dare dei segnali e per confermare quanto in realtà io penso, io ho già detto e quindi ribadisco perché l'Atalanta non è una squadretta, l'Atalanta se è arrivata in Champions e bazzica questo clima europeo ed è l'ultima italiana a vincere anche qualcosa appunto a livello europeo. C'è un motivo, non è che di punto in bianco adesso l'Atalanta vale zero. No, 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 non è così, mi permetto di dirlo. Ne parliamo, signori miei, e come se lo facciamo? Attenzione, c'è da soffrire, bene, bene, bene. Siamo al secondo minuto di recupero, si entra nel terzo. Prima, come al solito, invito a spolliciare per sfamare l'appetito insaziabile di un algoritmo che sta sempre lì a romperci le scatole. Se volete potete anche sfruttare l'opzione di, come si dice, di hype se vi va. Mamma mia, quante bisogna stare, quante cose che ormai, vabbè, lasciamo stare. Vi invito soprattutto, se volete, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale gratuitamente, ovviamente. E poi mi trovate anche sui vari profili. Non ve lo sto a dire neanche, ci vediamo dopo la partita dell'Inter per commentarla insieme. Però prima ho detto, e qua proprio di petto, di pancia, no, il mio entusiasmo per l'Atalanta lo volevo condividere ed ecco perché ci troviamo qui. Ad ogni modo, grazie per il supporto. Sto vedendo un altro ragazzo che è entrato anche oggi molto bene, che è Sulemana, ragazzi. Sulemana, che è il giocatore che praticamente ha voluto Juric, che conosceva. E lo vedi il ragazzo che ha la gamba, no? È attivo, no? È dinamico, è voglioso, è entrato lui. Mi è piaciuto, mi è piaciuto senza ombra di dubbio. Oggi è partito, oggi è ripartito titolare Lookman e lo stesso Ederson, che ovviamente è importante in mezzo al campo. Devono trovare ovviamente i minuti. Mamma mia, ancora Pasalic. Mamma mia, Pasalic, ragazzi. Mamma mia, Pasalic. E adesso va sulle mani. Mamma mia, Pasalic. No, non era Pasalic, no, no, era Brescianini, mi sa, scusate. Sì, era Brescianini che ha fatto una bella giocata in mezzo là, perdonate. Comunque tiene botta l'Atalanta. Dicevo, l'Atalanta, ragazzi, aveva e continua ad avere tanti giocatori fuori e ribadisco, ha fatto una signora partita con la Juventus, anzi forse c'è quasi il retrogusto amaro per come se l'è lasciata andare quella gara, perché l'Atalanta per come si era messa doveva addirittura portarla a casa, vi arrivo a dire, e invece oggi vedete una partita dove c'è totale equilibrio, rischia di perderla con un errore grave secondo me di De Ron, non li puoi fare a questi livelli e qui in Champions l'abbiamo visto, paghi tutto o quasi, rischi di pagare tutto perché nel secondo tempo anche Musa, no? Dopo appunto il pari mi pare aveva di nuovo messo in porta un giocatore del Bruges e bisogna stare attenti a tutti perché a tutto perché ti puniscono, però attenzione anche tu puoi punire e l'Atalanta ha pulito forse l'unico errore in fase di palleggio del Bruges, che è palleggio ragazzi, l'unico errore da parte di palleggio del Bruges, che appunto sa far girare il pallone e ragazzi miei è un Atalanta che
bisogna dirlo, poi cambiano i giocatori, cambiano gli allenatori. La Champions League per l'Atalanta che risponde Finito. dopo i 4 gol subiti a Parigi Finito. e soprattutto si toglie una soddisfazione 7 mesi dopo contro chi l'aveva eliminata dalla scorsa edizione della Champions League. Batte il Club Brugge 2-1. Ci stavo per arrivare dicendovi appunto che questa squadra 7 mesi fa cambia un giocatore, cambia allenatore, cambia tutto quello che vi pare, però ci aveva perso 2 partite su 2, andata e ritorno. Oggi invece fa bottino pieno, ed è un segnale assolutamente positivo, importantissimo, e per forza di cose assolutamente non scontato, ci mancherebbe altro. Quindi ottima, veramente ottima questa vittoria. Anche lo stesso Samardzic che comunque entra, va a battere un rigore che in quel momento è complicato, perché pesa nel momento specifico della gara. Però è una squadra che io ribadisco quanto già detto, ha soluzioni. Questa è un Atalanta che è una squadra che ha soluzioni, ribadisco, perché parliamo di una squadra che anche oggi con infortunio e tutto quello che pare, poi dalla panchina avete visto, no? Entra gente come Samardzic, Sulemana, è incredibile sta roba qua. Pasalic, ragazzi miei, per ritornare su sto ragazzo, è davvero determinante. Forse il giocatore che più di tutti in questo momento gli manca Gasperini nella sua Roma, e l'ha fatto anche capire, perché poi è polivalente, sa fare tutto, e lo sa fare bene, e lo sa fare assolutamente bene. Niente, sono molto contento di questa vittoria dell'Atalanta, senza ombra di dubbio, perché oggi, ribadisco, dopo la sconfitta col PSG, che ci può stare, senza ombra di dubbio ci può stare, però è stata una sconfitta troppo, quasi una sconfitta in partenza, come posso dire, si era visto un gap che in passato non avremmo visto, no? Dell'Atalanta in Europa, e quindi oggi c'era da dare anche una risposta a livello europeo, altrimenti, sai, io ho sempre detto che devi veramente fare danni per non arrivare almeno ai playoff, però se oggi perdi in casa, poi si fa veramente dura, poi diventa uno scoglio vabbè, uno scoglio, avete capito? Come? Insomma, non mi viene, va bene. E poi rischia di fare la fine del Bologna l'anno scorso. Invece l'Atalanta è una squadra più attrezzata, ragazzi. Quindi l'Atalanta io ai playoff la voglio vedere. Assolutamente. Va bene, ragazzi. Spero di non essermi perso nulla di rilevante. Scappo perché sta per entrare l'Inter in campo, e quindi io vi abbraccio. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, di dove possa arrivare questa Atalanta, ma non solo proprio in linea generale, se comunque vedete un po', Juric comunque che in continuità col lavoro di Gasperini, come vedete è una squadra che non è l'ultima arrivata. Fatemi sapere un po' il vostro pensiero. Il difensore centrale, il ragazzino che ancora si conferma comunque un'altra buona partita. Bene l'Atalanta, bene. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio da Neschi.